Nel video di oggi parliamo di 3 strategie per parlare italiano naturalmente, come un italiano vero. Esistono tanti trucchi e tante strategie che possono aiutarti a parlare italiano sempre meglio. Ci sono anche tantissime strategie di pronuncia, ma per questo ci sono dei miei colleghi e amici che sono molto bravi. Vero Davide Gemello? Oggi parliamo di 3 strategie a livello di lessico e costruzione della frase per parlare italiano naturalmente. Prima di iniziare ti invito, se non lo hai ancora fatto, a cliccare sul bottone iscriviti qui sotto e sul simbolo della campanella per non perdere neanche un video di Vaporetto Italiano. Cominciamo subito a bomba con il primo trucco per parlare italiano naturalmente. La prima strategia è l'uso delle frasi marcate. Che cosa sono le frasi marcate? Le frasi marcate sono delle costruzioni non standard, tipiche dell'italiano parlato, ma non solo. Esistono diversi tipi di costruzioni marcate, ma in questo video ne vediamo una. Vediamo prima di tutto una frase normale, una costruzione standard. Compro la frutta dal fruttivendolo sotto casa. Costruzione standard. Soggetto, io, verbo, compro, complemento oggetto, la frutta e tutti gli altri complementi. Parlando, molti italiani potrebbero dire: la frutta la compro dal fruttivendolo sotto casa. Noti la differenza? Un elemento della frase, la frutta, è spostato, dislocato a sinistra all'inizio della frase. La frutta la compro dal fruttivendolo sotto casa e c'è un pronome corrispondente che riprende il complemento. Questa costruzione marcata si chiama proprio dislocazione a sinistra ed è molto usata dagli italiani. Perché usiamo questa costruzione? La usiamo perché vogliamo isolare e dare enfasi a un elemento particolare della frase. Come funziona? Scegliamo il complemento della frase da isolare, lo portiamo all'inizio e lo riprendiamo con un pronome corrispondente. In questo caso la frutta è il complemento oggetto. Compro che cosa? La frutta. Quindi riprenderò la frutta con un pronome oggetto diretto, femminile, singolare. Questa costruzione è molto usata anche nelle domande. Vediamo una domanda nella sua forma standard. Hai comprato i biglietti per il concerto? Ma è molto frequente sentire i biglietti per il concerto. Prova a continuare tu questa domanda. I biglietti è un complemento oggetto diretto. Hai comprato che cosa? I biglietti. E quindi serve un pronome oggetto diretto. Biglietti è maschile, plurale e quindi i biglietti per il concerto li hai comprati? Ed è molto frequente sentire domande come: il pane l'hai preso? Tua madre l'hai chiamata? I bambini li hai svegliati? La ripresa con il pronome è obbligatoria solo quando dislochiamo un complemento oggetto. Con altri complementi è facoltativo. Prova a trasformare queste frasi. Frase standard. Ho regalato un libro a Marco. In questo caso voglio isolare a Marco, è un complemento indiretto con la preposizione a. La frase quindi sarà a Marco e poi che pronome aggiungiamo qua? Deve riprendere lo stesso complemento, a Marco, a lui, che è un complemento indiretto, quindi a Marco gli ho regalato un libro.
Che cosa hai regalato a Marco? A Marco gli ho regalato un libro. In questo caso il pronome non è obbligatorio, potremmo tranquillamente ometterlo. A Marco ho regalato un libro. Vado al mare ogni domenica. Facciamo la dislocazione. Al mare? Quale pronome potrebbe riprendere e ripetere al mare? Al mare ci vado ogni domenica. Proviamo ad espandere un po' il contesto. Beh, al mare ci vado ogni domenica, quindi oggi possiamo andare a visitare una città d'arte. È come dire, oggi possiamo non andare al mare, perché al mare ci vado ogni domenica. Oggi possiamo andare a visitare una città d'arte. Ho già prenotato il volo per Bari. Il volo per Bari l'ho già prenotato. In questo caso è un complemento oggetto, il pronome è obbligatorio nella dislocazione e in un contesto potrebbe dire: il volo per Bari l'ho già prenotato, adesso devo prenotare l'albergo. Stiamo dando enfasi all'elemento dislocato e isolato. Passiamo al secondo trucco per parlare italiano naturalmente: l'uso dei segnali discorsivi. I segnali discorsivi, sono parole, espressioni o frasi che hanno una funzione pragmatica, ecco. Quelli che vedi sono segnali discorsivi, che possono essere verbi, avverbi, sostantivi, frasi e hanno una funzione pratica per il contesto, non hanno funzione a livello di significato. La stessa parola può avere più funzioni come segnale discorsivo. I segnali discorsivi possono essere usati per attirare l'attenzione, per esempio. Si tratta di verbi come sentire, guardare, ascoltare. Marco, senti, avrei bisogno di un piacere. Guardi, per arrivare al castello deve andare sempre dritto. I segnali discorsivi sono usati anche per pensare, riformulare un enunciato o per prendere tempo, quindi ti possono essere molto utili. Si tratta di segnali discorsivi come, cioè, ecco, come dire, in altre parole, voglio dire, Marta è, cioè, come dire, un po' troppo permalosa per i miei gusti. Questa casa è, insomma, un po' troppo piccola per noi. I segnali discorsivi sono usati anche per articolare il testo. Segnalano l'apertura del nostro discorso, la continuazione o la chiusura. Bene, oggi parliamo del congiuntivo. Cominciamo la nostra visita. Per prima cosa visiteremo il Castello Estense e ascolteremo la storia di questo edificio. In seguito proseguiremo verso il ghetto ebraico per poi fermarci a pranzare. Anche in questo caso segnaliamo l'inizio e la continuazione del nostro discorso. La visita a Ferrara è stata meravigliosa, il castello è maestoso, la storia di quella città è molto interessante. È stata proprio una bella visita, insomma. Con questo, insomma, concludiamo il nostro enunciato. Come dicevo, i segnali discorsivi sono diversi e la stessa parola può avere più funzioni come segnale discorsivo. Usarli renderà sicuramente il tuo italiano sempre più naturale. Passiamo al terzo e ultimo trucco per parlare italiano naturalmente. Questa è una cosa complessa e è uno degli incubi degli studenti di italiano. Non è il congiuntivo, no. Sono le espressioni idiomatiche. Che cosa sono le espressioni idiomatiche? Sono delle espressioni che hanno un significato nella loro globalità. Il loro significato globale è diverso dal significato delle singole parole.
Espressioni come essere fuori come un balcone, fare orecchie da mercante e così via. Vediamo degli esempi con e senza espressioni idiomatiche. Guarda questa frase. Non siamo andati in gita al mare a causa del maltempo. Questa è una frase perfetta, corretta e anche naturale. Però potresti anche scegliere di riformularla così. La nostra gita al mare è andata a monte a causa del maltempo. Wow! Ancora più avanzata. Farai un figurone se usi un'espressione come questa. Facciamo un altro esempio. La situazione a questo punto è fuori dal nostro controllo. Benissimo, corretta e naturale, ma potremmo dire la situazione ci è sfuggita di mano. Qui è l'espressione sfuggire di mano, che significa perdere il controllo. Ultima frase. Che domanda difficile. Adesso non so rispondere, dovrei pensarci. Che domanda difficile. Così su due piedi non so rispondere. Su due piedi, senza pensare, in questo momento, non so rispondere. Se ti interessano queste espressioni, ho una lista di video che trovi qui, dove ho spiegato alcune delle espressioni idiomatiche più usate in italiano. Quindi, ricapitolando, 3 trucchi che puoi usare per parlare italiano naturalmente sono costruzioni marcate, come ad esempio le dislocazioni. Al mare ci vado domani, oggi resto a casa. Segnali discorsivi che ti potrebbero anche aiutare quando non trovi la parola giusta oppure pensi alla costruzione grammaticale di una frase. Allora, ieri a lezione il professore ha spiegato una cosa, come dire, abbastanza buffa, ecco, e le espressioni idiomatiche. Ti piacciono questi 3 consigli? Comincerai ad usarli da subito, se li conosci? Ovviamente sono argomenti generici che cercherò di trattare in più video sul mio canale YouTube. Spero che questo video ti sia stato utile e noi ci vediamo al prossimo.